Benvenuti in Costiera Amalfitana, conosciuta in tutto il mondo come il paradiso terrestre, da visitare almeno una volta nella vita. Ma al di là di cliché di propaganda turistica, siamo davvero sicuri che sia un paradiso? Negli ultimi anni la costa è diventata un paradiso infernale, o una gabbia dorata, a detta di molti abitanti che l'hanno soprannominata così negli ultimi tempi. Gabbia perché i locali, e non solo, sono intrappolati in un territorio impervio, dove l'uomo avrebbe dovuto impattare il meno possibile e dove la questione mobilità è stata trascurata per anni, mai risolta attraverso un'azione collettiva seria. Durante gli incontri di The Greeners abbiamo ragionato sulle possibili soluzioni a quella che è la piaga numero uno di un territorio fragile che è la costiera. Abbiamo chiesto il parere di chi ha lavorato e lavora per rendere la mobilità sostenibile una realtà di fatto e non più un'utopia. Io ho proposto ai miei colleghi, ho proposto ai sindaci, un po' alla conferenza dei sindaci, di organizzare quest'anno dei controlli a monte. Abbiamo la fortuna di avere solo 4 accessi alla costiera. Facendo un controllo in questi 4 punti, noi abbiamo la possibilità di bloccare a monte gli utenti che non possono transitare con un doppio beneficio. Uno, gli evitiamo di prendere il verbale. E seconda cosa, evitiamo che queste macchine arrivino, perché una volta che sono arrivate, pure che gli facciamo una multa, nel frattempo hanno contribuito a creare una situazione comunque di ingolfamento della costiera. La recente scelta del comune di Amalfi di rimuovere il parcheggio autobus turistici in piazza Flavio Gioia, insieme alla circolazione delle targhe alterne, ha permesso un maggiore deflusso del traffico, un effetto positivo a cui i locali non erano abituati. Resta comunque la necessità di studiare ed investire ancora molto sulla mobilità e di mettere in atto la ZTL territoriale che ha, tra i tanti effetti positivi, quello di potenziare e di rilanciare le realtà considerate più periferiche della costa. La costiera, quando il traffico era agli inizi, me la ricordo ed era vivibilissima, silenziosa, senza inquinamento, senza chiasso, che oggi invece pare che siano gli elementi costitutivi del suo territorio. Qualora i cittadini, i turisti si decidano a lasciare l'auto ferma e a utilizzare le biciclette elettriche oppure quelle a pedale oppure addirittura i piedi, per i quali la costiera è stata creata, per la verità. La bellezza della costiera è anche alla strada, quindi non possiamo stravolgerla, dobbiamo adeguare il traffico alla costiera. Arrivare quindi ad una mobilità più sostenibile per la costa d'Amalfi è la sfida più importante per un territorio fragile, che necessita di una gestione mirata e strategica. La conferenza dei sindaci della costa, in questo senso, si è rivelata utile, ma non abbastanza tempestiva per reagire ai numerosi momenti di stress della mobilità in costiera. C'è bisogno di una vera cabina di regia, insieme all'adozione di strumenti efficaci di raccolta dati sul traffico in tempo reale, che siano in grado di informare i visitatori presso tutti e 4 gli accessi al territorio ed informarli in tempo reale sulle condizioni del traffico. Fondamentale è anche una riorganizzazione sistemica ed integrata dei mezzi di trasporto pubblico, ovvero dei collegamenti autobus SITA e delle vie del mare, oltre all'aggiunta di corse, soprattutto serali e notturne in alta stagione, che permettano di distribuire il flusso di rientro dei turisti durante le escursioni giornaliere. Anche la sharing economy potrà dare il suo valido contributo attraverso un sistema di noleggio pubblico di motorini e di e-bikes per permettere ai visitatori di spostarsi più liberamente sul territorio, dipendendo di meno sia sul sistema di trasporto pubblico che sui taxi e quindi sulla circolazione di altre autovetture.